Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la seconda metà di giugno 2026. Abbiamo la carta dell'eremita, amici della bilancia. Può essere un momento di introspezione, un momento per qualcuno anche di isolamento, perché quando c'è l'eremita si ricerca questa solitudine proprio per stare con se stessi, per riflettere, per valutare. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, segno lunare e ascendente, e per chi volesse contattarmi per una consulenza personalizzata mi può scrivere un'email, oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, e poi ci sono anche i link al seminario di approfondimento delle famiglie reali di fine giugno, il link ai corsi gratuiti e al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene. Andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per la seconda metà di giugno per l'amore, e partiamo con una regina di coppe. Abbiamo un 8 di spade, due di bastoni, cinque di pentacoli, abbiamo la regina di bastoni, sette di pentacoli e 5 di coppe. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è l'evoluzione energetica del periodo. Vi sposto un po' le carte perché sennò c'è il riflesso e non le vedete. Ok. Se siete single, rimanete con questa parte della lettura perché la leggerò per i single. In un secondo momento andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse e farò un confronto tra l'evoluzione energetica di questa persona e la vostra energia. Allora, partiamo da questa regina di coppe. Mondo e asso di spade. Allora, qui potrebbe esserci una verità che vi viene comunicata, che viene detta, che viene compresa, perché asso di spade e mondo mi dà come l'idea che ci sia una comprensione globale da parte di questa regina di coppe, che può essere qualcuno che già vi ronza intorno. Andiamo a vedere l'otto di spade. Sei di pentacoli e 9 di bastoni. Io credo che qualcuno di voi con questo 8 di spade abbia come una visione un po' limitata di quello che può dare, anche di quello che può ricevere volendo, perché abbiamo questo 6 di pentacoli che è una carta che mi parla di scambi, e il 9 di bastoni mi dice che vi state un po' difendendo da certe energie. Potrebbe essere l'energia di questa regina di coppe, potrebbe essere semplicemente le energie esterne. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Guardate, la sensazione che è così d'amblè è che ci sono due regine, quindi ci siano come due figure, e difatti qui avete anche un 2 di bastoni che mi indica una specie di scelta.
un'altra regina, regina di pentacoli, e 9 di coppe. È come se aveste voglia di, mm, di creare un futuro più appagante, un futuro più soddisfacente, un futuro anche un po' più concreto con questa regina di denari. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. È interessante perché avete 5 di pentacoli, 5 di coppe e l'8 di spade. C'è come qualche cosa che non riuscite a concretizzare, secondo me. Qui abbiamo la giustizia, potrebbero esserci delle questioni legali da dover risolvere. Giustizia. 7 di spade e papa. Allora, non vi nego che essendo tutte regine, la persona che vi ronza intorno a giugno, che ce ne sono due, una potrebbe già essere presente e l'altra potrebbe arrivare verso fine giugno, però ho la sensazione che potrebbe non esserci tutta questa trasparenza, tutta questa onestà, e vedendo il Papa insieme a questo 5 di Pentacoli mi fa pensare che qualcuno sia sposato. C'è anche un 7 di spade, c'è come qualche cosa che non è chiaro qui, Datemi una carta per il 7. 10 di bastoni e 4 di pentacoli. Può anche essere che ci sia la necessità di trovare un punto medio. Qui abbiamo 4 di pentacoli e 5 di pentacoli. Può esserci un tema magari legato all'economia, e qui mi spiegherei perché 6 di pentacoli. Potrebbe esserci come solo una sensazione, se vogliamo, di carenza. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Avevo il mazzo al contrario. Ok, allora abbiamo un cavaliere di spade e un 3 di pentacoli nuovamente. No, nuovamente, questo era un 5. C'è comunque la voglia di costruire. Io vi dico, con questa persona, con questa regina di bastoni, può esserci come questa intenzione di fare qualcosa, di muoversi da questo 8 di spade. Tenete presente che l'8 di spade è una carta di autosabotaggio, qui avete anche un 9 di bastoni. Io credo che qualcuno di voi abbia preso qualche legnata nel passato e che quindi adesso decida con questo 6 di pentacoli di dare il giusto. C'è la volontà di creare, di costruire, di stare bene, mi viene da dire. Però qui ci sono due carte di contratti che creano come una carenza. Può essere che siate vincolati o questa persona sia vincolata già a qualcun altro e quindi c'è come una carenza, può essere di tempo, può essere di possibilità di vedersi. Potrebbero esserci delle questioni burocratiche da dover risolvere. E ho la sensazione che qualcuno di voi possa anche sentirsi dire che la relazione con l'attuale compagno o compagna stia finendo, però non lo so, con questo 7 di spade io ho la sensazione che potrebbe non essere tutta la verità. Perché qui sì che c'è un 10 di bastoni, si sta cercando di lasciare indietro certi pesi, certe responsabilità, c'è un 4 di pentacoli al contrario, c'è come una sorta di distacco secondo me. Qualcuno ha bisogno di distaccarsi da qualcosa, da questa perdita, da questi contratti, da questi patti, potrebbero anche essere giuramenti. Sapete quando diciamo giuro a me stesso che X, Y e Z? I giuramenti fatti così si portano da una vita all'altra se non si sciolgono. I voti, come si chiamano? I voti religiosi
si portano da una vita all'altra, e anche i giuramenti, quindi occhio sempre a quello che dite. Andiamo a vedere il 7, scusate, di pentacoli. Allora abbiamo un 9 di pentacoli, quante? Re di spade, mago, 7 di pentacoli, re di pentacoli, re di bastoni, morte e asso di bastoni. 3 re abbiamo e 3 regine, giusto? 1, 2, 3. Allora, qua manca il re di coppe e qua manca la regina di spade. C'è tanta gente, ragazzi. In tutta questa lettura c'è tantissima gente. Io ho come la sensazione che qualcuno di voi si stia intrattenendo, ma la verità è che state aspettando questa regina di pentacoli, mi viene da dire, perché anche qui avete il re di pentacoli. C'è voglia di... perché qui questi qua sono 2 sette di pentacoli, quindi sento come se a fine mese potesse esserci un momento di rallentamento. C'è anche un 9 di pentacoli, ha un po' la stessa energia dell'eremita. Può essere che verso fine mese rallentiate un po' la conoscenza con questa persona o la frequentazione con questa persona, dipende sempre da che livello di conoscenza avete, però c'è anche la morte e l'asso di denari. Quindi io qui sento che effettivamente può esserci una trasformazione e un nuovo inizio. Se prima era solo un qualche cosa di cui si parlava, in questi 15 giorni può trasformarsi in qualche cosa di più concreto. Andiamo a vedere il 5 di coppe però. 4 di spade e forza. C'è ancora qualcosa che bisogna rimettere in ordine con questo 4 di spade, come se aveste bisogno di prendervi un tempo per uscire da questo vuoto. Tenete presente che qui avete 5 di coppe e 5 di pentacoli. Questo è un vuoto emotivo, questo è un vuoto materiale. E c'è bisogno di tempo per risanare la cosa, ragazzi. C'è bisogno di... 4 di spade è proprio una carta di ritiro spirituale, e mi spiegherei l'energia dell'eremita, questo bisogno di stare da soli, questo bisogno di ritrovare le forze, come questa sensazione, perché l'intenzione potrebbe anche esserci, ma siete un po' scarichi. C'è come questo distacco da dover affrontare, questa sorta di riesame interno, proprio per girare questa forza al contrario, per ritrovare il coraggio, la forza, la voglia di andare avanti, di costruire quello che si vede qua con il 2 di bastoni, farlo partire con questo asso di denari. Andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse, non importa il tipo di legame che avete, andremo solo a vedere come si sviluppa la sua energia e la confronterò con la vostra. Ok. 8 di coppe, 6 di bastoni, 10 di bastoni, 5 di pentacoli, la carta degli amanti, 4 di pentacoli e 7 di pentacoli. 5, 4 e 7 li avevamo già, il 10 anche, e basta, queste sono le carte che si ripetono. Allora, l'8 di coppe, io sento che questa persona non se ne vuole andare, non vuole allontanarsi da voi, probabilmente ve l'ho anche detto. 5 di bastoni, ruota della fortuna e 3 di pentacoli, ragazzi. Io sento che da parte di questa persona c'è la voglia di costruire qualcosa. Con la ruota della fortuna potrebbe esserci proprio come un cambio, esserci stato un cambio di attitudine da parte dell'altra persona, proprio nel modo di dialogare, sento. Andiamo a vedere il 6 di bastoni, perché io sento che questa persona vorrebbe ufficializzare, abbiamo il carro e la regina di bastoni,
dare come una sorta di direzione a questa situazione o a questa relazione. Io sento che tra la ruota della fortuna e il carro questa persona ha intenzione di andare avanti. C'è un 10 di bastoni qua, io ho come l'idea che vorrebbe lasciarsi indietro certi pesi, certe responsabilità. Ce l'avete anche voi il 10 di bastoni, quindi può essere una cosa comune, una responsabilità, un peso comune, oppure qualche cosa che dipende ognuno dalle proprie vite. Allora abbiamo la stella, stella e giudizio ragazzi, cavaliere di pentacoli e 5 di pentacoli. Io sento che questa persona potrebbe avere come un risveglio, una presa di consapevolezza, un'illuminazione, un qualche tipo di canalizzazione, se vogliamo. È una presa di coscienza, secondo me. Non vi nego che potrebbe anche essere una telefonata, è come se desiderasse sentirvi, vedervi, però c'è questo 5 di pentacoli che mi indica comunque una carenza anche da parte di questa persona. Ce li avete tutti e due, sti 5 di pentacoli, e tutti e due in linea tra le altre cose. Andiamo a vedere quello di questa persona. Fante di bastoni e 7 di coppe. E non lo so, è come se questa persona pensasse di avere poche possibilità con voi o di non aver direttamente possibilità. Perché il 5 di Pentacoli è una carta di delusione, comunque una carta di carenza economica, di qualcuno che è lì fermo nel suo vittimismo, nella sua sfiga, mettiamola così. Ehm, e con questo fante di bastoni, secondo me, il 7 di coppe, c'è come il bisogno, la voglia, ci sarebbe l'istinto, mi verrebbe anche da dire, di cercare soluzioni alternative a questo 5 di coppe. Sento che questa persona ha voglia di innamorarsi, qua abbiamo la carta degli amanti, ha voglia di amare, di dare, di ricevere, stavo per dire, si è girato 6 di pentacoli che comunque c'era da qualche altra parte anche. Dov'era? L'ho già visto. Ah, qua. Cavaliere di bastoni e 9 di spade. 9 di spade, 9 di bastoni. Io sento che questa persona avrebbe anche la voglia di venire verso di voi, ma vedendo come siete messi voi, date, ma date proprio il giusto, secondo me. Questa persona vorrebbe dare di più e ricevere di più. Con questo cavaliere di bastoni io sento che, cioè, entusiasmo, devo dire che secondo me ne ha l'altra persona. Tanti bastoni, cavaliere, il fante, la regina. Quindi energia da investire nella relazione. Questa persona ne ha, vorrebbe anche qualche cosa di più, però ha un 9 di spade anche lei. C'è qualcosa che preoccupa questa persona. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli che voi avevate qua. Perché anche qui c'è come una sorta di attaccamento. Allora abbiamo un 4 di coppe, la temperanza e un 5 di spade. Sette di pentacoli, temperanza, 4 di spade. Entrambe, secondo me, verso fine mese rallenterete un pochettino il passo, più voi che l'altra persona, perché voi avete due 7 di pentacoli. Però ho come l'idea sì, questo 4 di pentacoli è come se fosse un attaccamento ad una situazione da parte di questa persona. Con la temperanza sento che è particolarmente focalizzata sul creare una relazione, una situazione in equilibrio o sul creare il proprio equilibrio psicoemotivo.
C'è anche un 4 di coppe, io sento che questa persona è attaccata a qualche cosa, non vedendo l'insieme, non avendo il disegno completo, secondo me, con questo 4 di coppe. Oppure questa persona non vuole vedere certi aspetti della relazione. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli, 3 di bastoni e 8 di coppe. Credo che la persona in questione aspetterà tempi migliori. Vi dico che il 3 di bastoni e l'8 di coppe sono carte di visione al futuro, quindi può essere che o si aspetti qualche cosa, che il futuro cambi tipo, oppure qualcuno di voi, cioè qualcuno di queste persone, mentre aspetta i vostri movimenti, decide comunque di andare avanti. Perché qui l'otto di coppe è girato al contrario, come se ci fosse un aspetta, proviamoci ancora, vediamo come si può aggiustare, dove tu mi puoi dare, dove io ti posso dare, dove buttare giù queste barriere del 10 di bastoni o dove riempire i vuoti del 5 di pentacoli. Però è come se poi questa persona andasse avanti per la sua... andasse avanti per la sua vita. Vi aspetta, perché secondo me vi aspetta, però in qualche modo va avanti nella sua vita. È come se fosse un sì, ok, ci sono, io sono qua per quando tu vorrai tornare, parlare, per quando ti sarai preso il tuo momento di lutto, di trasformazione, io ci sarò, però sarò qui a sostenerti, sento un po', ehm, però è anche vero che io devo pensare a me. Questo è un po' quello che sento, ma anche perché voi qui avete l'energia dell'eremita, quindi la seconda parte di giugno secondo me è un momento dove rifletterete. Vi dico, c'è tanta gioventù intorno a voi, potrebbero esserci fino a 3 persone. Vi do qualche segno zodiacale, così vi sapete regolare. Allora, i segni zodiacali qui potrebbero essere Scorpione, Sagittario, Capricorno, Bilancia, Toro, Acquario, Capricorno l'ho già detto, ok? Bene, andiamo a vedere un oracolo. Carta numero 3. La chiarezza che sto cercando si sta rivelando a me e fa vedere una fanciulla con una sfera di cristallo. Non avevate sacerdotesse, vero? Fatemi vedere un po'. No, non mi pare. Ok, ultimo oracolo. Questi oracoli li ho già proposti nella lettura semestrale della crescita spirituale. Tra l'altro sono già online questa qui e la lettura generale per il secondo semestre del 2026. Le trovate nell'oroscopo annuale stagionale e prossimamente pubblicherò anche quelle sull'amore e sul lavoro. Allora, la figura è questa, sono tutti dei induisti di cui io disconosco il nome, so che qualcuno di voi invece li conosce, quindi se avete piacere scriveteli sotto in descrizione, sotto nei commenti. La frase dice: quando non conoscete qualcosa, ammettetelo tranquillamente. Se fingete di conoscerla cercando di nascondere la vostra ignoranza, può rivelarsi molto pericoloso e lo è ancora di più per l'aspirante spirituale. Tipo, ammettete l'ignoranza di qualcosa in una materia. Non c'è niente come vi posso dire, di vergognoso nell'ammettere che non si sa qualcosa. Cioè, con tutte le cose che ci sono da sapere su questa terra, ragazzi, non basterebbero 10 vite di studio.
quindi non tutti possono sapere tutto, per cui non c'è problema nel dire questa cosa non la so. Anzi, è un atto di umiltà e quindi di saggezza. Sapete, c'è una frase che dice, aspettate se me la ricordo, chi non sa di non sapere parla, chi sa di sapere tace. Una cosa del genere. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti. Però tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare nella sezione degli abbonati e anzi lì la formazione è molto più ampia perché ho inserito anche tutto quello che praticamente io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale, lo sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5, però sono numerate dall'1 al 4 perché una playlist è divisa tra 3A e 3B. Vanno viste in ordine cronologico di numero perché sono state studiate proprio come un percorso, come una formazione. E si parla di chakra, di traumi, di come risanare anche certi disturbi, certi disagi fisici, si parla di kundalini, di come risvegliare il terzo occhio, insomma ci sono tanti argomenti per migliorare il vostro stato di salute psicoemotivo. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!